Bentrovati su G come Gabri, io sono Gabriele e anche oggi vi aiuterò a diventare degli animatori turistici. Quando si decide di partire come animatore turistico, uno dei passi fondamentali è quello di affrontare un colloquio che, nonostante si pensi l'animazione sia un lavoro estivo, sia solamente un passatempo estivo, è un colloquio di lavoro a tutti gli effetti. Molti giovani scelgono l'animazione turistica come il loro primo impiego subito dopo la scuola. Lo scopo del colloquio sarà quindi, come tutti i lavori, riuscire, per dire in parole povere, a convincere il vostro esaminatore ad assumervi e soprattutto dovrete convincerlo a scegliere voi piuttosto che qualcun altro. Partiamo quindi da un presupposto. È giusto e sacrosanto chiedere delle informazioni durante un colloquio, quindi conoscere che cosa si dovrà andare a fare, ma il primo obiettivo di questo colloquio sarà quello di farvi assumere, quindi di ottenere il posto. Quindi la prima cosa che dovrete fare, la cosa più importante e il vostro obiettivo principale sarà quello di dimostrare al vostro esaminatore che meritate quella posizione. In questo video vi darò alcuni consigli su come svolgere un colloquio che soddisfi il vostro esaminatore e alla fine vi dirò anche 5 errori da evitare in un colloquio d'animazione. Come prima domanda, quasi sicuramente l'esaminatore vi chiederà di voi, vi chiederà di parlargli di voi, quindi di presentarvi, di raccontargli chi siete, che cosa fate, che cosa vi piace fare, cosa amate, che abitudini avete, che hobby avete. Lui avrà già guardato il curriculum, quindi sa già che cosa avete dichiarato, ma a quel punto vorrà capire il vostro carattere e la vostra personalità. Quindi l'approccio che avete è molto importante, dovete dimostrare prima di tutto di essere delle persone socievoli perché state andando a fare animazione. Quindi vi starà dicendo: vediamo come si pone questo ragazzo o questa ragazza con uno sconosciuto, fondamentalmente, che sarà quello che farete tutti i giorni in villaggio. In questa fase non vi dovete inventare assolutamente niente di strano, avventure mirabolanti, dovete semplicemente parlare di voi con molta spontaneità, come fareste con chiunque. La domanda subito successiva potrebbe riguardare il motivo che vi spinge a fare animazione. Quindi potrebbe chiedervi: perché hai deciso di fare animazione? A quel punto dovete essere veramente sinceri, perché se siete lì per fare animazione ci deve essere un motivo che vi spinge. Non penso che si tratti solamente di una questione lavorativa, solo ho bisogno di lavorare. Anche perché se questa è la ragione, vi dico subito di lasciare stare. Non si fa animazione per soldi, non si fa animazione solo per quello comunque. Perché se fai animazione senza avere qualcosa che ti spinga a volerlo fare, allora duri pochissimo. Puoi essere anche preso, ma duri possibilmente una settimana, forse un mese. Quindi lì dovrete spiegare il motivo che vi spinge, che può essere la voglia di stare in mezzo alla gente, la voglia di socializzare, scoprire delle cose nuove, mettersi in gioco, salire su un palco. Ci sono tante motivazioni che potrebbero spingerti a fare animazione, ma quelle le sai tu. E a questo proposito c'è il primo consiglio che ti voglio dare. Quando ti chiederanno perché vuoi fare animazione, cerca di essere sincero ma non banale, ossia non dire come fanno tutti mi piace stare in mezzo alla gente. Potrebbe anche essere vero, ma questo è banale. Piuttosto dici che ti stimola conoscere nuove persone, hai voglia di conoscere altre realtà, confrontandoti con persone nuove tutti i giorni. Questa già sarebbe una formulazione diversa che potrebbe interessare di più l'esaminatore, perché vi assicuro, dal momento in cui direte mi piace stare in mezzo alla gente, l'esaminatore nella sua testa penserà sì, certo. Quindi, dopo questa breve presentazione, potrebbero sopraggiungere quindi delle domande tecniche che dovrebbero corrispondere al ruolo che è stato scelto per voi o il ruolo per cui vi siete presentati, perché si presume che se vi siete presentati per un ruolo in particolare si presume che abbiate delle competenze o comunque delle attitudini. A questo punto del colloquio sarà a voi di dimostrare che avete effettivamente quelle competenze. Se sul vostro curriculum avete scritto di aver avuto delle esperienze da babysitter, quindi avete fatto babysitting con i vostri cuginetti o con i figli dei colleghi dei vostri genitori, sicuramente vi avranno chiamato con il chiaro intento di proporvi la posizione di animatore o animatrice mini club. A quel punto è facile
capire che bisogna semplicemente parlare del vostro amore nei confronti dei bambini, del fatto che vi troviate a vostro agio in mezzo ai bambini e che vi piaccia rapportarvi a loro, farli giocare, farli divertire. Un discorso analogo riguarda anche lo Junior Club, quindi con i ragazzini un po' più grandi, spesso si parla di adolescenti. Se per esempio siete stati al Gresto in qualche parrocchia, non necessariamente da animatori di quei posti, ma anche da animati, quindi se da bambini, da ragazzini, da adolescenti siete stati in qualche Gresto, in qualche parrocchia, anche quello vale come un punto a vostro favore. L'importante è che voi vi siate trovati effettivamente a vostro agio in mezzo a questi ragazzi e che vi piaccia stare con loro e passare del tempo insieme a loro facendoli divertire. In quel caso vi potrebbe essere proposto anche il ruolo di animatore Junior Club o Club Ado o Challenger, o ci sono tanti nomi, insomma, comunque la fascia di ospiti adolescenti. Se siete dei tipi sportivi, per esempio, un ruolo che potrebbe esservi proposto è quello dell'animatore sportivo, del torneista. In quel caso vi basterà semplicemente ripetere, come avete scritto nel curriculum, che vi piace praticare degli sport, anche a livello amatoriale, non necessariamente a livello professionale, o che fate parte di qualche squadra. Basterà semplicemente dire che siete abituati ad andare a giocare a calcetto con gli amici, a pallavolo, che giocate a ping pong anche a scuola, per esempio, che vi è capitato di giocare, soprattutto perché agli esaminatori non interessa che voi siate dei campioni in qualche sport, e questo per un semplice motivo, perché un animatore sportivo non deve essere bravo necessariamente a praticare qualche sport, perché il ruolo dell'animatore sportivo è quello di organizzare dei mini tornei per gli ospiti. Quello che viene richiesto più che altro ad un animatore sportivo è di avere la lucidità mentale per organizzare un torneo sportivo con gli ospiti. Quindi, a seconda del numero degli ospiti che si hanno, riuscire a trovare un incastro tale da poter fare partecipare tutti quanti gli ospiti e soprattutto di farli divertire, perché c'è da ricordarsi che non ci si trova in una polisportiva, non ci si trova in un torneo internazionale, ma bensì in un villaggio turistico dove i partecipanti possono essere variegati, possono partecipare ragazzi giovani come possono partecipare anche persone di 50-60 anni. Può capitare, perché no? La conoscenza delle regole degli sport è relativamente importante, perché nella maggior parte dei casi queste verranno insegnate allo stage di formazione o comunque si verrà affiancati ad un collega con esperienza. La stessa cosa vale anche per gli istruttori di ginnastiche e balli, però in questo caso, nel momento in cui si viene chiamati per quel ruolo, significa che già da curriculum si ha una certa predisposizione o comunque una certa infarinatura per queste discipline. È chiaro che quando si tratta di ginnastiche bisogna stare molto attenti a quello che si fa con gli ospiti, specialmente quando si tratta di persone avanti con l'età, perché in quel caso si rischia di fare male agli ospiti, quindi bisogna fare le cose con cognizione di causa, bisogna sapere che cosa si sta facendo. Per quanto riguarda gli istruttori di ballo, spesso si preferiscono persone che abbiano già seguito dei corsi di ballo, ma se si ha una preparazione anche di base può andare bene all'interno di un villaggio, perché quello che si fa in villaggio è sempre un corso di base, a meno che in quella struttura o in quell'azienda non si ricerchi un istruttore certificato e qualificato che abbia un certo livello per fare dei corsi di livello intermedio o alto, ma quelli sono dei casi relativamente rari. La maggior parte delle volte chi va in vacanza ci va tanto per imparare un pochino a ballare, a volte neanche ci va per imparare, ci va solo per ballare un po'. Basta avere una preparazione di base solida, ma una preparazione di base dovrebbe bastare. In quasi tutte le agenzie di animazione vengono inoltre ricercati dei ruoli tecnici, per i quali bisogna avere fatto comunque degli studi, non verrete mai chiamati a ricoprire certi ruoli se non avete comunque delle preparazioni di base. Quindi parliamo per esempio di DJ, di tecnici, di coreografe, di scenografi, di costumiste, i quali dovranno dimostrare di avere effettivamente quelle competenze. Se si hanno fatto degli studi di taglio e cucito, per esempio per le costumiste, se si hanno fatto delle scuole come l'Accademia di Belle Arti o dei corsi per gli scenografi, se avete delle esperienze di qualche festa che avete fatto, anche delle feste di compleanno, non necessariamente delle serate in grandi discoteche per dimostrare che siete DJ, in ogni caso vi verranno fatte delle domande tecniche per sapere se conoscete le attrezzature, quindi che cos'è un cavo jack, un cavo stereo, che cos'è un mixer, come funziona, se sapete programmare dei fari, perché in molte agenzie il DJ
o il tecnico possono ricoprire un solo ruolo e possibilmente un DJ potrebbe essere chiamato a montare un impianto. Questo non capita in tutte le agenzie, ma in molte agenzie sì. Per fare il coreografo a volte basta avere fatto degli studi di danza, basta dimostrare di aver studiato danza per qualche anno e poi si verrà messi alla prova nella creazione di balletti per degli spettacoli, che spesso possono anche essere molto semplici. La difficoltà di un coreografo, in quel caso, in ogni caso, è quello di insegnare a ballare a chi non ha mai fatto danza. Quella è la difficoltà, fare dei balletti semplici ma efficaci e alla portata di chi non ha preparazione tecnica. Infine, non dimenticate di dire se avete delle competenze artistiche come il canto, o se sapete fare dei giochi di magia, se sapete fare i giocolieri, se sapete sputare il fuoco, se sapete suonare uno strumento. Alla fine della chiacchierata di rito tutto fa brodo. Alla fine del colloquio, infine, ringraziate l'esaminatore, dategli una bella stretta di... non si può stringere la mano. Vabbè, salutate cordialmente da lontano e rimanete in attesa. Dopo qualche giorno possibilmente verrete richiamati per lo stage di formazione, ma questo sarà l'argomento del prossimo video. E adesso vi dico i 5 errori da evitare durante un colloquio per l'animazione. Numero 1. Se decidete di farvi accompagnare da un vostro genitore al colloquio, va benissimo, ma la cosa importante, durante il colloquio fatelo aspettare fuori. Siete delle persone adulte, per cui è giusto che affrontiate un colloquio per i fatti vostri, senza il condizionamento dell'avere vostro padre o vostra madre a fianco. Immaginate se vostro padre, quando andò a lavorare in ufficio 20 anni fa o 30 anni fa, aveva suo padre a fianco che controllava che cosa succedeva durante il colloquio. Numero 2. Buttate la chewing gum. Numero 3. Non indossate gli occhiali da sole. Numero 4. Per quanto amichevole e fraterno possa sembrarvi l'esaminatore, evitate assolutamente di dire parolacce durante il colloquio. Sì, ma io voglio andare a fare animazione, tanto a me che cazzo me ne frega. E numero 5. Non parlate male della vostra vecchia azienda per cui avete già lavorato, né tantomeno del vostro ex capo animatore. Non perché questo sia vietato, ma l'esaminatore potrebbe pensare che sareste pronti a farlo con chiunque, quindi anche con loro. Tenetele per voi queste cose. Non è importante. Non è sicuramente una cosa che vi farebbe guadagnare punti per il colloquio.